Va bene, con 5 minuti di ritardo, ma oggi insomma siamo perdonati di tutto, visto che l'abbiamo fortemente voluto il nostro Daniele Magnani e ce l'abbiamo. Qua. Ciao Daniele. Ben trovati, carichi come delle molle, veramente. Carichissimi per questo Centrale Sport, finalmente lo sport su Radio Centrale. Sì, direi di sì, è una sfida importante, intrigante e ambiziosa che speriamo insieme di vincere, caro Roby. E darvi cioè un'informazione concisa e imparziale sulle nostre più importanti squadre di calcio, basket e volley di Cesena, Forlì e Ravenna. Con me alla conduzione un pool di qualificati colleghi giornalisti, specialist, come li ho definiti io, delle varie discipline, che ringrazio di cuore per aver aderito a questo progetto. Così pure come ringrazio Radio Centrale che mi ha concesso questa opportunità. È un onore, per noi è un onore. E quindi anche per me l'onore di guidare tale trasmissione. Sul calcio avrò al mio fianco, che è già qui con noi, un giovanissimo classe 2005, pensate, un anno in meno di Berti e di Francesconi, per entrare subito in tema sportivo, un simpatico e spigliato Lorenzo Lucchi alle prime armi radiofonicamente parlando, ma che entrerà presto in sintonia con tutti noi e con tutti voi che ci ascoltate. Allora, cominciamo pure parlando della squadra bianconera. Prima di coinvolgerti, Lorenzo, io direi che il Cesena ha vinto venerdì sera, insomma, per 2-0 contro un Pescara fanalino di coda in difficoltà, ma non allo sbando, ed è stata una vittoria di riscatto dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Buonasera a tutti, assolutamente. Buonasera a tutti i radioascoltatori. È un piacere per me essere qui stasera insieme a voi, insieme a Radio Centrale. Ma guarda, ti dico, io per descrivere al meglio la situazione del Cesena, credo che la descriva al meglio un articolo che ho letto recentemente nella Gazzetta dello Sport Online. Siamo innanzitutto nel gennaio 1976, quindi la ricorderete tutti, la stagione leggendaria che porterà poi alla qualificazione in Coppa UEFA il Cesena. L'allenatore era Pippo Marchioro. E cosa succede? Pippo Marchioro, per mantenere le prestazioni elevate dei propri giocatori, siamo alla 13ª giornata, il Cesena è terzo, cerca di coinvolgere uno specialista, il tale Mario Magni, che era appunto un medico che si occupava in generale di psicanalizzare, o comunque faceva delle sedute di ipnosi con i giocatori. E cosa succede? Sostanzialmente alcuni aderiscono a questa esperienza che non era mai successa, diciamo, nel calcio di allora, altri invece aderiscono come appunto Lamberto Boranga. E che cosa fa? Concorda un rito con Magni. Aveva la coppola, no? Prima di mettersi fra i pali lanciava la coppola e poi la riprendeva, quasi come se fosse un gesto scaramantico, come Klinsmann che dà la spallata alla traversa. Questo per dire cosa? Che Boranga dirà che serviva appunto per ritrovare tranquillità, trovare la propria concentrazione dentro al campo. Ecco, forse serviva proprio questo al Cesena, dopo appunto, come hai ricordato tu poco fa, dopo 4 sconfitte nelle ultime 5, questa vittoria contro il Pescara è una vittoria che è sostanzialmente una boccata d'aria fresca, no? Arriva nel migliore dei modi, forse. Ecco, diciamo che magari nelle partite contro Bari ed Empoli il Cesena sì, aveva giocato meglio, ma non aveva raccolto quanto aveva seminato, aveva fatto appunto 0 punti. Contro il Pescara magari è stato più sporco, ma è riuscito effettivamente a conquistare 3 punti fondamentali. Ecco. Senti, la vittoria ci ha sbalzato nuovamente al 5° posto in solitaria, ma domani si torna in campo a Chiavari contro quella pericolante Entella che però all'andata ci fece soffrire e portò via il punto allo scadere proprio al Manuzzi. Saranno utili alla causa tutti, anche i nuovi arrivati, insomma, ecco, quindi come vedi questa partita, insomma, di domani? Brevemente, abbiamo un paio di minuti, non di più. Certo, un avversario scorbutico sicuramente, l'Entella. Dato interessante, ha mantenuto la rete inviolata 4 volte quest'anno e sono le stesse effettive del Cesena. L'Entella ha subito 30 gol mentre il Cesena 27. Sicuramente è un avversario fisico, un avversario tosto, per
diciamo mettere alle spalle questo periodo difficoltoso. Il Cesena dovrà assolutamente trovare la vittoria o comunque cercare di fare risultato in un campo difficile come quello di Chiavari. Vedremo se sarà il momento anche dei nuovi innesti, appunto come ricordavi prima. Forse il vero colpo del mercato del Cesena quest'anno è arrivato in uscita, perché la plusvalenza di Blesa con 1,7 milioni guadagnati è sicuramente un grande colpo da parte di Fusco. Adesso andrà a gonfiare i palloncini a Rio Ave in Brasile, anche se ha fatto uno spezzone di 20 minuti ieri nella sconfitta contro il Braga. Ecco, vedremo se sarà il turno di Cerri o Vrioni, che sono due attaccanti interessanti che hanno giocato poco, hanno trovato poco minutaggio quest'anno. Anche Corazza, che ricorderemo tutti bene per aver segnato appunto il primo gol fra i professionisti con la maglia del Bologna proprio contro il Cesena in Coppa Italia. Benissimo, domani allora alle ore 20 chiaramente su DAZN, i canali dove si può vedere, contro l'Enterna. Non ci sarà Castagnetti, lo ricordiamo, squalificato, ma rientrerà a far brutta. Fra l'altro lo ricordiamo, apriamo già poi una parentesi subito su sabato prossimo, perché il Cesena con questo turno infrasettimanale di domani, sabato prossimo alle 19:30 mi sembra, si ospiterà la capolista Venezia, che dovrà un po' riscattare anche la sconfitta casalinga che subì proprio ad opera dei bianconeri. Ricordiamo che domani sera, Roberto, avremo comunque il collegamento esatto. sempre con Maurizio da Modena alle 20:50 al termine del primo tempo e alle 21:50, 21:55 al termine della gara. Ma passiamo quindi velocemente, siamo in perfetto orario, 26 minuti anche un pochino in anticipo, recuperando la partenza leggermente in ritardo. Dovremmo avere già al telefono Sandro Camerani, che ci parlerà invece del Ravenna Calcio. Ci sei Sandro? Allora, diamo la linea a Sandro, vediamo c'è qualche problemino. Eccoci, vai pure. No. Ok, diciamo che il Ravenna sabato ha vinto col Carpi 1-0, è la terza, diciamo, partita a punti, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3. Ed è un momento in cui la squadra si sta risollevando dopo un periodo abbastanza negativo, visto che aveva chiuso il girone d'andata perdendo a Pesaro, e poi aveva altre sconfitte all'attivo a gennaio a Campobasso, e poi soprattutto quella con il Bra, che era stata abbastanza pesante anche per quelle che erano le aspettative della vigilia. Quindi un momento difficile. Si è tornati appunto alla vittoria col Guidonia, poi pareggio a Perugia, però comunque un pareggio alla fine buono, perché si è giocato quasi tutto il secondo tempo con l'uomo in meno, e la vittoria anche sabato scorso. Non è il Ravenna brillante di girone d'andata, però è sicuramente una squadra che rispetto a quello che è stato il mese di gennaio ha raccolto, oltre ai risultati favorevoli, anche una ripresa da parte di alcuni uomini importanti. Quindi è una squadra che si è ripresa, ma ora ha due controprove abbastanza difficili, perché giovedì c'è la settimanale a Terni, una squadra che era partita ovviamente, visto il blasone, con delle grandissime aspettative, e ora invece naviga a metà classifica, anche perché ha avuto una penalizzazione per discorsi di carattere economico. E domenica invece a Ravenna arriverà la Juventus Next Generation, che è la squadra più in forma di questo diciamo inizio del girone di ritorno, e ha avuto una serie di risultati favorevoli. Quindi il Ravenna è una formazione in ripresa, ma che ora è attesa appunto alla prova del fuoco di queste 2 partite, che dovrà, per dare continuità, concludere quantomeno con risultati positivi. Quindi attendiamo questa settimana per capire qualcosa di più sul momento effettivo della squadra.
Perfetto, grazie Sandro da questo collegamento da Ravenna, quindi doppio turno, un turno frasettimanale anche per la squadra ravennate, poi domenica l'appuntamento contro la Juve Next Generation. A questo punto Roberto, io direi che possiamo già partire con la prima scelta musicale. Una bella scelta. Ecco, l'hai scelta tu? Sì, cioè la volevo dedicare al mio amico Christian Spendi, che purtroppo si è fatto parare il rigore. Allora godiamoci una bellissima canzone di Francesco De Gregori. Vai te col titolo. Eccola qua, la leva calcistica del 50? 50? Rischio di sbagliarmi, che io sono del 56, però del 56? 56. Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Eccoci qua, siamo in linea ora con Forlì, da Ravenna siamo passati a Forlì e sentiamo se c'è Franco Pardolesi. Ci sei, Franco? Buonasera Allora, a tutti, ciao Daniele. Ciao Franco. Allora, il Forlì invece mi sembra che venga da una... Parla te. Ha preso un brodino pareggiando per 1-1 a Pesaro in una trasferta non certo facilissima. Ed è stato un punto che potevano essere anche 3, perché ha avuto diverse occasioni, specialmente nel finale di partita, per fare il secondo gol, però una traversa, una parata molto bella del portiere avversario ha impedito al Forlì di portare a casa 3 punti, che sarebbero stati una manna, perché il Forlì viene da un periodo non tanto buono, anzi direi abbastanza negativo, dove nelle ultime 11 partite prima di quella di ieri sera aveva fatto soltanto 5 punti, rimanendo soltanto con un punto di vantaggio sulla zona play-out, che non è certamente la zona dove vuole andare a finire il Forlì a fine stagione. Beh, e dire che era partito bene, insomma. È partito molto bene, giocando sull'entusiasmo della vittoria di l'anno scorso del campionato di Serie D e sorprendendo anche gli avversari, facendo nelle prime 11 partite 20 punti, che sono tanta roba. È stato addirittura quarto in classifica da solo. Poi le altre 11 partite invece, come ho detto, il rendimento è precipitato, un po' infortuni, un po' la squadra si è un po' smarrita, e adesso l'allenatore Miramari sta cercando di ripartire dopo il mercato invernale, che ha portato 9 giocatori nuovi in biancorosso, e ieri si è visto qualche miglioramento che si spera di poter continuare a vedere nelle prossime 2 partite, perché Forlì gioca giovedì alle 18 in casa con il Pontedera, che è ultimo in classifica, e domenica alle 14:30 va a Guidonia, quindi questo miglioramento si spera possa continuare per allontanare la zona pericolosa della classifica. Va bene, quindi direi, diciamo, anche chiaramente insomma giocando nello stesso girone del Ravenna, turno infrasettimanale casalingo col fanalino Pontedera e poi trasferta a Guidonia. Speriamo che possa portare un po' di fieno in cassina, che ci si possa riprendere. Franco? Grazie per questo collegamento, Franco, ci sentiamo presto. Robby, diamo una canzone. Dimmi. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie, ciao Franco, grazie. Sì, dopo i Dire Street rimaniamo a Forlì, ma passiamo al basket. Proviamo a sentire se abbiamo già in linea un amico, oltre che un grande intenditore di basket. Stefano Benzoni, ci sei? Buonasera a tutti, a te Daniele e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, come andiamo col basket a Forlì? Allora, per usare una battuta, bene ma non benissimo, ecco, nel senso che le aspettative di questa squadra che sembrava costruita per lottare o per poter lottare o competere per le posizioni di testa si stanno un po' scontrando con una realtà che dice chiaramente che Forlì sta occupando stabilmente le zone basse della classifica, non retrocederà almeno direttamente, anche per quello che è successo con l'esclusione dal campionato di Bergamo, ma sta lottando per i play-out e comunque per cercare di ottenere la salvezza diretta. Un qualcosa di diverso da quello che si aspettavano i suoi tifosi, però la situazione al momento è questa.
Allora, il prossimo appuntamento del Basket Forlì? €1. Forlì ha perso ieri una partita abbastanza importante a Pistoia, che è una candidata anche lei per le posizioni di coda, anche se Forlì ha 6 punti più di Pistoia, e domenica ci sarà il grande derby a Rimini contro la Dole. Un appuntamento molto sentito dai tifosi. Tra l'altro, un'anticipazione che possiamo dare è che le autorità hanno concesso a 150 sostenitori forlivesi di poter essere presenti al Flaminio di Rimini, però ovviamente sotto la piena responsabilità della società forlivese che dovrà organizzare la trasferta, e questo comunque è un fatto positivo dopo brutti eventi capitati lo scorso 27 marzo. Quindi una trasferta contingentata, ho capito bene, cioè un numero limitato di tifosi che possono seguire. Esatto, 150 tifosi che dovranno acquistare contemporaneamente il biglietto della partita e il biglietto del pullman. I pullman saranno scortati dalle forze dell'ordine, e a bordo ci saranno anche degli steward della società forlivese per controllare i tifosi. Mi viene da dire come sarà incasato il 151esimo che non potrà partecipare alla trasferta. Purtroppo sì, anche se c'è sempre il discorso della tifoseria più calda, che dopo quanto è successo nel maggio dell'anno scorso ha un po' rotto i ponti con la società. Ah, ok. È stato un piacere, Stefano, sentirti. Grazie per il tuo intervento. Poi ci sentiamo poi lunedì prossimo dopo il derby contro i Rimini, ok? Grazie mille. Grazie, buona serata. A voi e buonasera a tutti. Grazie. Siamo veramente di corsa, ma rimaniamo nel basket, dal basket forlivese dell'1 al basket Ravenna. Abbiamo Maurizio Coreni da Ravenna. Ci sei, Maurizio? Sono qua, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vai pure, come andiamo invece a Ravenna? Direi che a differenza del mio collega che commenta una squadra di serie superiore, Ravenna è in Lega B1, cioè praticamente per fare un termine con il calcio, in pratica in Serie C, cioè la terza lega italiana. E Ravenna sta facendo una ottima stagione, considerando il budget limitato che le ha permesso di allestire una squadra, diciamo così, molto molto giovane, tant'è che sul roster di 10 giocatori ben 5 sono under. E Ravenna attualmente è a metà classifica, al 9° posto, quindi in piena zona play-in, ed è reduce proprio ieri sera da una stupenda vittoria contro la capolista, la Juve Caserta, dopo una battaglia, una partita palpitante che l'ha vista vincere sia pure di stretta misura, 77-74. In rimonta mi sembra, vero? Sì, che ha esaltato il pubblico, un pubblico molto caloroso. Considera che il palazzetto Angelo Costa tiene 1000 spettatori e ieri c'erano paganti 800 spettatori, quindi insomma diciamo quasi l'unplane, diciamo che, considerando che la squadra insomma non è purtroppo nei piani altissimi della classifica, è pur sempre una bella iniezione di fiducia. Un Ravenna che ha fatto vedere un grande Jakstas, che è lo straniero preso quest'anno dalla Lituania, un giocatore molto bravo, molto duttile, è arrivato al suo massimo score del campionato, della stagione, con una doppia 24 punti, 10 rimbalzi. E un po' lui, un po' un ritrovato Dron e anche un ritrovato Brigato, che era stato assente nelle ultime giornate,
Ravenna è riuscita a compiere un exploit che insomma la mette in una posizione abbastanza comodo per quanto riguarda, per centrare, diciamo così, l'obiettivo principale della stagione, che è la salvezza anticipata senza passare dai play-out, e adesso sarà importante le prossime partite che la vedranno insomma con 3 dirette concorrenti, 2 trasferte consecutive, domenica prossima a Chiusi e poi mercoledì a Nocera, per poi ritornare domenica 22 in casa con Casoria, che dovrebbe essere, diciamo così, un trittico che nella migliore delle ipotesi portasse a 3 vittorie. Ricordiamo che Ravenna è reduce da uno score di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, insomma metterebbe in cassaforte la salvezza anticipata. Bene, quindi costanza è, diciamo, la parola d'ordine per queste 2 trasferte consecutive, poi ritorno a casa solamente il 22 di febbraio. Grazie Maurizio per il momento, ci sentiamo, grazie anche per la tua preziosissima collaborazione, e a questo punto andiamo con un brano. Grazie per il collegamento. Roby, cosa ci proponi? Un classico, Ancora tu di Lucio Battisti. Ancora tu. Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Caro Roby, ancora tu, cioè ancora che Magnani, classico, cioè, che classico. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Sì, allora, rimaniamo a Ravenna dopo l'intervento basket di Maurizio Coreni. Questa volta andiamo nella culla del grande volley e parliamo di volley maschile con Massimo Montanari. Ci sei, Massimo? Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, un volley maschile che batte il fanalino di coda, mi sembra. E come sta andando la stagione del basket maschile a Ravenna? Sta andando bene, nel senso che la del volley, scusami, perdonami, del volley. La pallavolo, sì, ma avrei detto io, non ti preoccupare. È una stagione buona, nel senso che la squadra sta rispettando quelli che sono gli obiettivi di inizio stagione, che erano quelli di provare a stare nel gruppo delle big dichiarate di questo campionato di A2. Ci sta riuscendo, al momento la Consa Ravenna è seconda in classifica, appaiata all'Alba Pineto, più avanti capolista ormai indiscussa è la Tinet Prata, che sta ripetendo la stagione dell'anno passato. E poi ci sono tutte le altre avversarie più quotate nella lotta per la promozione, che poi arriverà attraverso i play-off. L'anno scorso Ravenna chiuse al 3° posto la stagione regolare, l'obiettivo è quello di ripetersi con un organico ancora più giovane dell'annata passata, perché quest'anno di 14 atleti della prima squadra solo 3 sono nati prima del 2000. Quindi questo dice, insomma, dà chiaramente l'idea di quanta benzina verde ci sia, insomma, nell'organico della squadra ravennata. Questa è una bella cosa. Sì, assolutamente, è una filosofia che il Porto Gold Coast 2030, che è il nome della società, sta portando avanti ormai da decenni. Ravenna non è più in questo momento in grado di esprimere la grandezza dei tempi d'oro, quando negli anni 90, grazie agli investimenti del gruppo Ferruzzi, riuscì a dominare in Italia, in Europa e nel mondo. Adesso la realtà è cambiata, Ravenna è diventato negli anni un laboratorio di valorizzazione e crescita di giovani talenti. Negli anni anche più recenti da Ravenna hanno preso poi il lavoro atleti interessanti che stanno facendo una bella carriera in Italia, in Superlega e all'estero, e questa è un po' la filosofia che caratterizza anche questa stagione. Ci sono 2 o 3 giocatori che sono già, diciamo, nell'agenda dei direttori sportivi delle grandi squadre, e quello è il percorso che Ravenna molto serenamente sta portando avanti, senza però trascurare i risultati sul campo, perché ripeto, il secondo posto di quest'annata, che segue il 3° posto finale dell'annata precedente e il 4° posto di 2 anni fa, dimostrano chiaramente che anche sul piano sportivo c'è
spinta importante. Perfetto, quindi valorizzazione dei giovani, un settore giovanile sempre florido, quello del volley a Ravenna, Culla, diciamo che parlando di Cesena, di Forlì e di Ravenna, insomma, ecco, magari a Cesena domina il calcio, a Forlì magari domina un po' il basket e invece a Ravenna è proprio la culla del volley. Noi ti ringraziamo, Massimo, di questo primo intervento. Siamo alla prima puntata, quindi insomma stiamo rodando bene il minutaggio, i timing, come si dice in termine anglosassino, quindi ti ringraziamo di questo tuo intervento e sento con Roby, il nostro Roberto Righi in regia, se sei pronto. Siamo anche pronti con l'audio che abbiamo registrato nel pomeriggio con Valerio Rustignoli, che invece ci farà, Massimo, una panoramica di quello che è il volley femminile Ravenna e Cesena. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, grazie Daniele per l'invito. Questo weekend si è giocata la prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie B1 femminile, che vede la partecipazione di 4 formazioni romagnole: Forlì, Ravenna, Cesena e Riccione. È stato un turno molto interessante. Partirei dal risultato del Palacosta di Ravenna, dove si è giocato il derby tra l'Olimpia Teodora e la Live 365 Forlì. La partita è stata vinta da Ravenna per 3-1 al termine di una partita vivace, forse anche un pochino più equilibrata rispetto alle attese. Forlì ha giocato un eccellente primo set, mettendo in grande difficoltà la formazione giallorossa, e quindi il primo set è andato a Forlì per 25-22, poi Ravenna, che ricordiamo al momento è formazione primissima della classe nel campionato di Serie B1, che ha perso finora una sola partita contro Ostiano all'inizio di questo 2026, ha fatto valere tutta la sua forza e quindi ha conquistato poi gli altri 3 set, 25-21, 25-18, 25-22, i 3 parziali, con cui Ravenna ha portato a casa il punteggio pieno. Però buone le indicazioni anche per Forlì, che comunque si è giocata ancora una volta, come spesso ha fatto, alla pari contro le grandi del campionato, che al momento resta nella zona di centro classifica, leggermente sopra la zona retrocessione, e a 5 punti insieme a Riccione e a Reggio Emilia da quel terzultimo posto, che oggi vale la retrocessione, che è occupato dall'Angelini Elettromeccanica Angelini di Cesena, che in questo ultimo turno è caduta per 3-0 sul campo di Campagnola Emilia. Campagnola Emilia è, sappiamo, una delle formazioni più competitive di questo girone, quindi una di quelle che sicuramente lotterà fino alla fine per entrare tra le prime 3 che saranno promosse nella A3 della prossima stagione. E Cesena ha lottato, e soprattutto nel terzo set è riuscito ad arrivare addirittura sul 29-27, è finito, ma la formazione allenata da Koslucki sicuramente dovrà riuscire a rimettersi in moto se vuole provare ad agguantare la salvezza. In questa chiave fondamentale sarà la sfida della prossima settimana, quando domenica prossima, 15 febbraio, si giocherà al Carisport alle 5:30 la sfida proprio tra Cesena e Scandizzi, attualmente ultima del campionato, quindi una squadra giovanissima che fa giocare sostanzialmente l'Under 18 del fiorente settore giovanile toscano in questo campionato di Serie B, che però finora ha piuttosto faticato. Quindi per Cesena è un'occasione fondamentale per tornare a fare punti e quindi per provare a riavvicinare il quartultimo posto. Forlì sarà impegnata al Villa Romiti alle 16:30 contro VTB, contro Bologna, ovvero una partita che sarà sicuramente molto faticosa e molto difficile per la squadra allenata da Cosnello Cagliendo. Sulla carta agevole l'impegno dell'Olimpia Teodora Ravenna, che sul campo di Modena, penultima forza del campionato, anche questa è una squadra
piena di ragazze di grande prospettiva, ma ancora forse un po' acerbe per affrontare un campionato impegnativo con la Serie B, quindi Ravenna a Modena andrà per consolidare il proprio primato, e poi completando insomma il quadro delle formazioni romagnole, Riccione gioca a Reggio Emilia per una partita che mette in palio punti importanti per cercare di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Perfetto. Grazie Daniele e a presto. Perfetto, ringraziamo anche Valerio Rustignoli, sempre da Ravenna, e prima di concederci insieme a Roberto Righi una canzoncina prima del rush finale, coinvolgo ancora per un attimo il nostro Lorenzo Lucchi, perché segue e scrive per il Corriere Romagna anche di volley. Questo volley in due parole che sta facendo più fatica di quello che era previsto. Sì, l'Angelini siamo già al giro di boa, ma stiamo facendo fatica. Sta effettivamente faticando, magari ci si aspettava anche qualcosa in più quest'anno dall'Angelini, visto che c'era la possibilità di andare appunto in A3. Veniva da stagioni molto positive l'Angelini sotto appunto la guida di Lucchi, avevano dimostrato di saper giocare un'ottima pallavolo, avevano imposto il loro gioco l'anno scorso, purtroppo è arrivata la sconfitta ai playoff contro Marsala. Quest'anno sicuramente ci si aspettava qualcosa di più. Sì, qualche infortunio, si è Qualche dovuto problema, andare a rinforzare la squadra, speriamo si possa riprendere. Salutiamo anche il coach Cristiano Lucchi. Ebbene Roberto, allora direi una canzoncina prima del un Mike Oldfield, un Mike Oldfield. Allertiamo già Fabio Casadei del Diogene di Forlì, che sarà in ascolto, perché poi il rush finale fino alle 20:15, 20:20, visto che siamo partiti un soffio in ritardo, quindi vai, hai scelto? Foreign Affair, Mike Oldfield. Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Ottima la nostra regia del nostro Roby, che sfuma a dovere per introdurre i nuovi ospiti. È già al telefono, abbiamo già sentito che è pronto per il suo intervento. È un personaggio che ha contribuito fattivamente alla creazione di questo progetto insieme, ripeto, a Roberto Righi, insieme a Jimmy Zanotti. Parliamo di Fabio Casadei che coordina il Diogene, del quale ci racconterà un po' la sua storia, della sua formazione e ora soprattutto di Diogene Sport, un magazine forlivese che è già da diversi tempi in edicola. Quindi io, Fabio, ti lascerei la parola, perché poi, ripeto, hai collaborato fattivamente portandoci dei giornalisti, insomma, contribuendo a formare questo pool, questa squadra. Quindi a te la parola e raccontaci un po' degli oggi. Buonasera a tutti, grazie Daniele. Radio Centrale, ormai c'è un'amicizia che dura da tantissimi anni. Diogene è anche un giornale storico, perché è presente dal 1988, presente nel territorio forlivese, è nato come un giornale di annunci, poi però nel tempo è cresciuto, si è trasformato ed ha seguito un po' un'evoluzione del nostro territorio, della nostra città di Forlì. Nel 2010 abbiamo iniziato a raccontare cultura, eventi del forlivese, poi io sono un fotografo di motorsport, infatti con molti della squadra di Radio Centrale ci vediamo allo stadio a Cesena con Jimmy a bordo campo a fare fotografie. Con questa mia esperienza nel 2017 l'ho portata all'interno della mia azienda, dell'azienda con la quale collaboro da tantissimi anni, di Diogene, e abbiamo creato, appunto, come diceva Daniele, una rivista Diogene Sport Magazine e un portale che è www.diogenesport.it, dove è un progetto che parte da un'idea semplice, cioè raccontare tutto lo sport del nostro territorio locale, dal Cesena al Forlì Calcio, all'Eurobasket, che i colleghi prima hanno giustamente parlato. Poi diamo anche un po' un tocco di internazionalità, perché seguiamo anche non solo gli sport minori, ma anche la Formula 1, la MotoGP. E quindi partiamo proprio dagli sport cosiddetti minori, come il softball, il rugby, l'atletica, la scherma, che non per questo devono essere minori, ma hanno di solito degli spazi minori, per poi andare anche nelle categorie giovanili, nel calcio, del basket, perché ogni disciplina ed ogni atleta, deve avere una propria valenza per noi. Però appunto, come dicevo prima, accanto allo sport locale abbiamo avuto anche il privilegio di essere accreditati a diverse gare di Formula 1, di MotoGP, anche la Coppa Davis.
Proprio in questi giorni siamo accreditati anche alla Final Four di basket di Torino e abbiamo avuto anche il piacere di raccontare proprio in diretta le 3 vittorie straordinarie della Ferrari alla mitica Le Mans, e questo è un po' il nostro mix, mettiamo tutto quanto insieme dallo sport forlivese a quello più internazionale, divertendoci proprio con passione e cercando con i miei giornalisti, con i fotografi professionisti, di dare la migliore informazione possibile. Assolutamente. Sì, no, anche perché poi, non l'ho detto in apertura, diciamo che nella seconda parte, insomma, della nostra trasmissione Centrale Sport, di settimana in settimana faremo dei focus o dei mini focus, insomma, comunque di 10, 15, 20 minuti, e dove andremo ad analizzare, appunto, come hai detto te, gli sport oltre al calcio, al basket e al volley, che occupano la prima parte della trasmissione. A questo punto direi, Fabio, se sei d'accordo, facciamo intervenire anche un altro nostro amico. Abbiamo composto una squadra da una 10, proprio quasi un 11 calcistico, allenatore Roberto Righi, massaggiatore Jimmy Zanotti, vabbè, comunque quasi un 11, quindi coinvolgerei, salutandolo calorosamente, anche Emiliano Tozzi, che è veramente un asso per quello che riguarda gli argomenti auto e moto, insomma, che ormai tra poco meno di un mesetto, insomma, prenderanno il via il MotoGP, Formula 1, quindi avremo modo e maniera di sentire. Emiliano, ci sei? Ciao Daniele, buonasera a tutti. Ciao. Allora, sei pronto per partire dalle prossime puntate, per raccontarci tutto quello che è il circo della Formula 1, il circo della MotoGP, che è uno sport, come ha detto Fabio, internazionale, ma che ha tanti seguaci qua in Romagna, dalle nostre parti? Assolutamente sì, e spero che vogliate anche accettare l'aggiunta verso metà giugno il racconto legato alla 24 ore di Le Mans, perché onestamente, e pensando soprattutto a quando Ferrari ha deciso di tornare nelle gare di durata, la parte migliore del cavallino si è svolta lì, senza nulla togliere a tutte le problematiche che la Formula 1 ha illustrato per diverse vicissitudini in questi ultimi anni, tanto che siamo ancora qui ad attendere che Leclerc possa seriamente competere per il titolo, ecco. Diciamo che sì, sono più che pronto anche a secondare quelli che possono essere gli argomenti del momento. Direi che adesso, già dalla prossima settimana, essendoci i test sia di Formula 1 che di altre discipline, si può sviluppare un tema di interesse, soprattutto legato al discorso del monoposto, perché c'è un cambio di regolamento importante che ha portato ad avere delle Formula 1 completamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto l'anno scorso, dal motore alle forme e alle dimensioni, e questo è già un motivo che va approfondito nella dovuta maniera. Sul lato MotoGP siamo di fronte a una rivoluzione epocale, ma addirittura anticipata nel tempo, perché quello che si doveva manifestare nel 2027 col cambio di regolamento tecnico e motore da 8,50 ha fatto sì che il mercato piloti, già alla prima sessione di test in Malesia, abbia conosciuto un cambio di selle continuo già in ottica 2027, in cui l'unica certezza è Bezzecchi, che è rinnovato per Aprilia, e il resto dello scacchiere è cambiato completamente nel tentativo di contrastare Marc Marquez e la sua Ducati. Quindi temi di interesse, volendo, anche prima ancora della prima luce verde della stagione, ce ne sono di sicuro. Bene, tu ci terrai compagnia con la tua professionalità e con la tua passione, perché sento che proprio mentre parli, mentre racconti, insomma, sei coinvolto quasi in prima persona. Fabio, torno da te per questo. Cosa dici? Una prossima puntata potremmo fare anche una sorta di bilancio dei giochi invernali, delle Olimpiadi Milano Cortina, insomma, anche se c'è qualche romagnolo, studiamo in settimana, perché io già da domani sono al lavoro per la scaletta della prossima trasmissione, della seconda puntata. Cosa ne dici?
Molto volentieri, anche perché diciamo che in queste giornate, le scorse giornate, ho avuto proprio anche la fortuna di poter assistere a un allenamento ad Andalo della nazionale norvegese di Bravo, sci. bene. Ho visto un mondo che non conoscevo, a parte che immaginatevi fotografare 2000 metri sotto una nevicchiata intensa, ma è come al solito quando si vedono in televisione non ci si rende proprio conto della fisicità e della velocità e anche dei pericoli che prendono questi atleti. Quindi, va bene. Vediamo, anche perché ho visto che insomma gli italiani sono partiti alla grande. Io mi candido a studiare la prossima settimana il curling, insomma, che vedo così, vediamo un pochettino, insomma, magari mi alleno a casa, insomma, spazzando, dando un po' lo straccio a casa, vediamo se riesco ad avere le stesse cose. Senti, siamo veramente in chiusura, hai qualcosa da aggiungere? Se no andiamo con i saluti. Volevo salutare un po' tutti quanti i colleghi, e Valerio Rustignoli, l'abbiamo sentito appunto prima, che fa parte anche della nostra squadra. Volevo anche fare un saluto ed aggiungere il nome di Massimo Nazzaro alla lista, che prossimamente ci può anche dare una grossa mano, perché oltre ad essere un bravissimo fotografo molto specializzato nel basket, è anche un grande conoscitore appunto della pallacanestro. Assolutamente sì. E lui ci può dare sicuramente una mano. Purtroppo il basket, almeno per quanto riguarda la sponda forlivese, non sta vivendo una delle migliori stagioni, come abbiamo detto prima, però... ma al limite alterneremo, lo coinvolgeremo e sicuramente ci farà comodo, perché fa parte a tutti gli effetti Massimo Nazzaro del nostro staff, del nostro pool. Grazie Fabio, salutiamo anche Emiliano Tozzi, che è dall'altra parte del cavo. Ritorniamo in studio, Roberto, grazie Fabio, grazie Emiliano, torniamo in studio perché siamo alle 20:15, quindi siamo addirittura in anticipo, abbiamo recuperato quei 5 minuti di partenza, però diciamo siamo ai saluti. Direi che Robby, come prima puntata, io farei i complimenti a tutti quanti, in particolare a colui che mi è qui di fianco, insomma, questa giovane promessa, Lorenzo, che come debuttante direi che è andato alla stragrande. Ero quasi più emozionato io, che ne ho 68, lui ne ha 20, insomma 48 in meno di me, quindi speriamo di avervi insomma tenuto compagnia. Noi qui in studio è stata un'oretta che è veramente volata. Vi ricordiamo ancora domani sera il collegamento al termine del primo tempo di Entella Cesena alle 20:50 grosso modo, e poi alle 21:50, forse qualcosina di più al termine dell'incontro, per sapere cosa ha fatto il Cesena, poi dopo anche sabato prossimo per Cesena-Venezia. Roberto, noi ci risentiamo lunedì prossimo. Assolutamente, se qualche volta vogliamo prepariamoci anche per delle pillole settimanali. Durante la settimana abbiamo fatto la prima esperienza con Elena sabato scorso, ho parlato indovinando il risultato, Elena ha detto ci vorrebbe un bel 2-0. Pronostico centrato. Il 2-0 è venuto. Grazie ancora Lorenzo, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti di averci seguito, speriamo sia andata bene. Se è andata bene, ci risentiamo lunedì. Esatto, se è andata male state non diciamo niente. Grazie a tutti, Centrale Sport, grazie, buona serata. Ciao.